Ci sono voluti 5 anni per rendersi conto di avere l'amiloidosi e da lì incominciare con le varie terapie e l'iter che è tuttora in corso. L'impegno cardiaco è stato abbastanza presente fin dall'inizio, limitante quella che era la vita, non dico la vita quotidiana nella quotidianità, ma ovviamente tante delle attività che ero abituato a svolgere sono finite. Chi si occupa di cardiologia sa bene che l'amiloidosi cardiaca costituisce uno degli argomenti più caldi degli ultimi anni. Ai congressi di specialità le sessioni dedicate sono spesso affollatissime. Vengono pubblicati libri e riviste sul tema. Ovunque nascono nuovi centri di riferimento e reti locali. Una serie di importanti progressi scientifici avvenuti negli ultimi 20 anni in ambito diagnostico e terapeutico hanno fatto sì che questa condizione, a cui fanno riferimento patologie e meccanismi patogenetici diversi, andasse incontro a un vero e proprio boom epidemiologico. Se fino a pochi anni fa l'amiloidosi cardiaca era considerata una malattia rara, oggi si ritiene essere soprattutto sottodiagnosticata. Ma di cosa parliamo quando parliamo di amiloidosi cardiaca? In generale, rientrano nella categoria delle amiloidosi tutte le patologie caratterizzate dall'accumulo di fibrille di materiale proteico nei tessuti. Si tratta di condizioni sistemiche che possono interessare qualsiasi organo e comparto, ma spesso i depositi riguardano i nervi periferici, il tratto intestinale ed il cuore, dando luogo a polineuropatie, problemi gastrointestinali e cardiomiopatie. Le diverse tipologie di amiloidosi cardiaca dipendono dalla proteina che va ad accumularsi tra i cardiomiociti. Le più comuni sono l'amiloidosi da catene leggere delle immunoglobuline, di interesse prevalentemente ematologico, e quella da transtiretina. L'amiloidosi cardiaca da transtiretina, poi, è a sua volta suddivisibile nelle forme wild type, riscontrata solitamente in età più avanzate e non associata ad anomalie genetiche, e quella mutata o ereditaria, a esordio più precoce e caratterizzata da una mutazione genetica a livello del gene della transtiretina. Ho fatto molta attività sportiva sia a livello agonistico sia amatoriale. Tutto questo sorretto da buone prestazioni fisiche e cardiache in particolare. Quindi sull'aspetto fisico si basava molto del mio gioco, del mio sport. Nel 2012 ormai era più la fase agonistica si era pressoché conclusa, comunque sono incominciati i primi decadimenti delle prestazioni fisiche e le prime aritmie. Quando si chiede a un paziente affetto da amiloidosi cardiaca di raccontare la sua storia, il racconto inizia quasi sempre qualche anno prima della diagnosi. Per cercare una certa patologia, infatti, un medico deve prima di tutto sapere che esiste. Si trova quello che si cerca e si cerca quello che si sa, ripetono spesso gli esperti. Essendo considerata una malattia infrequente, invece, fino a pochi anni fa l'amiloidosi cardiaca veniva spesso trascurata, sia nelle corsie degli ospedali che nelle aule universitarie. Sono stato visto dal cardiologo mio amico di riferimento, il quale ha visto un'ipertrofia ventricolare del setto in particolare. Si è molto allarmato, stupendosi che non fosse mai stata vista nelle varie visite sportive che avevo vissuto nel passato. E mi ha inviato a un famoso centro nazionale per una risonanza cardiaca. La diagnosi è stata piuttosto benigna, cioè di un'ipertrofia, una cardiomiopatia ipertrofica e del setto in particolare, quindi tutto sommato benigna. Quella diagnosi, purtroppo, è una diagnosi sbagliata. Capita spesso, un paziente si presenta in pronto soccorso per una dispnea o per un episodio aritmico e di fronte a evidenze cliniche di difficile interpretazione viene trattato e rimandato a casa con una diagnosi di cardiomiopatia ipertrofica o di scompenso cardiaco. Diagnosi queste che a volte rimangono addosso per anni, inibendo ulteriori accertamenti e impedendo una corretta gestione clinica della patologia amiloidotica sottostante. Dovete pensare che è una patologia, che soprattutto quella wild type come cardiomiopatia,
può diventare fatale anche in 3-4 anni. Di conseguenza ed è difficilissima soprattutto la cardiomiopatia amiloidotica wild type da riscontrare, perché non ha effetti molto evidenti e talvolta, quando si tratta soprattutto di stato senile del paziente e quindi a 80 anni si pensa ad un acciacco legato alla vecchiaia. In realtà, quando vi è un'amiloidosi va scoperta. Questo è difficilissimo. Avere un ritardo diagnostico di 1, 2 o 3 anni è molto facile, ma diventa dopo un grosso problema di salute per il paziente. Ciò che può fare la differenza è quindi il livello di consapevolezza dei medici, i quali devono conoscere gli elementi distintivi dell'amiloidosi cardiaca, utili a formulare un primo sospetto diagnostico. Si tratta di una serie di sintomi e segni clinici, spesso chiamati red flags, che possono manifestarsi anche con diversi anni di anticipo rispetto alla sintomatologia cardiaca. Tra questi, ad esempio, una discrepanza tra i risultati dell'elettrocardiogramma e quelli dell'ecocardiografia, o una storia di sindrome del tunnel carpale bilaterale, di rottura del capolungo del bicipite o di stenosi del canale lombare, ma anche un incremento dei valori dei peptidi natriuretici, la presenza di una neuropatia o l'intolleranza ai farmaci per lo scompenso cardiaco. Il riscontro di uno o più di questi campanelli di allarme dovrebbe quindi portare i medici a interrogarsi sulla possibile presenza di un'amiloidosi cardiaca e a inviare i pazienti a un centro di riferimento per gli esami diagnostici utili a confermare o meno tale sospetto. Quindi è stato in qualche modo sottovalutato quello che è successo negli anni seguenti. Perché c'era la sindrome del tunnel carpale, che era comparsa abbastanza comunemente, c'era stata la rottura del capolungo del bicipite, come so che succede con una certa frequenza a pazienti con amiloidosi. Le aritmie stavano progredendo, come stava scendendo ancora di più la mia prestazione fisica. Questo fino al 2017, l'autunno, quindi 5 anni dopo i primi segni. Quando comunque sono andato incontro a fibrillazione atriale, che ha resistito anche ai 2 tentativi di cardioversione. Inviato a quel punto, l'ecografia era sospetta, sono stato inviato al centro di riferimento regionale per l'amiloidosi. Non tutti i centri hanno infatti la possibilità di arrivare a una diagnosi certa di amiloidosi cardiaca da transtiretina. Questo perché anche oggi il percorso diagnostico di questa patologia è piuttosto complesso e richiede un mix di competenze e tecnologie avanzate per essere portato a compimento. Fino a pochi anni fa l'unico modo per giungere a una diagnosi era effettuare una biopsia endomiocardica, procedura invasiva e non priva di rischi. Da qualche tempo, invece, hanno acquisito un ruolo sempre più importante alcune tecniche diagnostiche non invasive, come la risonanza magnetica cardiaca e la scintigrafia con traccianti ossei. Queste facilitano la formulazione del sospetto clinico o permettono persino, nel caso della scintigrafia, il raggiungimento di una diagnosi eziologica. Una possibilità questa che è frutto di un lavoro di ricerca condotto proprio nel nostro paese, a Bologna. Nei primi anni 2000 si è scoperta appunto al Policlinico di Sant'Orsola, quindi il lavoro congiunto fra cardiologi e medici nucleari di questo policlinico, l'utilità diagnostica della scintigrafia con traccianti ossei. Si è arrivato poi nel corso degli anni, grazie anche a collaborazioni internazionali, a capire l'utilità unica che ha la scintigrafia, una volta esclusa la coesistenza di una gammopatia monoclonale, l'utilità unica della scintigrafia ossea nel poter porre una diagnosi eziologica non invasiva. Attraverso la scintigrafia ossea abbiamo la possibilità di effettuare una diagnosi non invasiva
con una metodologia molto semplice che permette soltanto l'iniezione di un radiofarmaco che normalmente si fissa a livello del tessuto scheletrico. Se si fissa invece in sede cardiaca, questo va sicuramente attenzionato e può permettere di formulare anche una diagnosi di certezza non soltanto di amiloidosi ma anche del tipo di amiloidosi cardiaca che può essere sottesa. I traccianti che consentono di fare una diagnosi così forte, così pertinente, così specifica di amiloidosi cardiaca da transtiritina sono dei traccianti che venivano utilizzati, sono tutt'oggi utilizzati storicamente per lo studio della matrice ossea, del comparto osseo, del tessuto osseo dell'organismo. Hanno però una grandissima affinità nel legare questa molecola, pertanto consentono di poter individuare in un imaging di total body il cuore come organo bersaglio fortemente fissante questo tracciante. Quindi è già un'indagine che consente ad un'analisi visiva, solo visiva, di poter identificare degli score di patologia, di distribuzione di questo tracciante da 0, assolutamente normale, 1, ancora normale, a score di 2 e 3, dove la fissazione di questo tracciante è talmente forte che presumibilmente ci orienta in verso malattia amiloidotica. L'algoritmo diagnostico che grazie all'impiego della scintigrafia ossea permette di arrivare a una diagnosi è stato poi definito nel 2021 da un gruppo di lavoro dedicato della European Society of Cardiology. Nel caso in cui si sospetti la presenza di un'amiloidosi cardiaca, l'algoritmo prevede la realizzazione concomitante di una scintigrafia con traccianti ossei e di una serie di test ematologici: il dosaggio delle catene libere leggere, l'immunofissazione sierica e quella urinaria. I test ematologici sono necessari per escludere la presenza di un'amiloidosi da catene leggere. Con una scintigrafia ossea francamente positiva e test ematologici negativi, infatti, è possibile giungere a una diagnosi definitiva di amiloidosi da transtiretina. A quel punto, poi, l'unico modo per distinguere le forme ereditarie da quelle wild type è sottoporre il paziente a un test genetico. L'intervento del genetista clinico successivamente a una diagnosi specifica di specialista è in condizione di inquadrare in un quadro più complesso queste condizioni, quindi è un percorso molto lungo in verità, che non si conclude con una semplice visita, ma a volte ha bisogno di più interventi di tipo ambulatoriale o addirittura di ricoveri. Il paziente ovviamente deve fare una serie di esami strumentali o consulenze specialistiche multidisciplinari per giungere a una diagnosi di amiloidosi TTR. A quel punto viene effettuata un'indagine genetica attraverso lo screening del singolo gene TTR, attraverso il test buccale o il prelievo di sangue venoso. L'indagine genetica evidenzierà eventualmente la presenza o meno di una variante causativa all'interno del gene responsabile della patologia. Se la variante causativa è presente, si tratta di un'amiloidosi TTR ereditaria. Se la variante è assente, si tratterà di un'amiloidosi TTR wild type. Nei casi in cui il risultato della scintigrafia non sia del tutto chiaro o risultino positivi sia la scintigrafia che i test ematologici, per arrivare alla diagnosi è ancora necessario sottoporre il paziente a una biopsia endomiocardica. Al giorno d'oggi, tuttavia, questa possibilità interessa solo il 20-25% dei pazienti con sospetta amiloidosi da transtiretina. Nel resto dei casi, l'approccio non invasivo basato sulla scintigrafia ossea è sufficiente a fare la diagnosi. Anche per questo motivo, negli ultimi anni l'epidemiologia dell'amiloidosi cardiaca è totalmente cambiata. Negli ultimi anni l'amiloidosi è diventata quasi una patologia di moda, perché con la scoperta da parte di un gruppo importante italiano che fa capo al professor Rapezzi che si può fare diagnosi di un sottotipo di amiloidosi, l'amiloidosi da transtiretina, con una scintigrafia, banale scintigrafia ossea, spesso in assenza di fare biopsie invasive, questo ha portato ad un incremento delle diagnosi di questo tipo di amiloidosi, l'amiloidosi da transtiretina, e quindi anche a una capacità di fare diagnosi in un numero sempre maggiore di soggetti. Tant'è che oggi, diciamo così, la partecipazione dei nostri pazienti ai nostri ambulatori si è completamente rovesciata. Oggi avremo sicuramente un numero maggiore di pazienti con AL rispetto al passato, ma infinitamente minori rispetto a quelli che sono le amiloidosi da transtiretina. Spesso, tuttavia, il percorso che porta a una diagnosi definitiva è tutt'altro che lineare, a prescindere dal tipo di amiloidosi da cui è affetto il paziente. E lì è iniziato un iter diagnostico non facilissimo,
perché comunque il grasso periombelicale non era più di tanto significativo, la nuova risonanza magnetica cardiaca non aveva immagini stabili al momento che fibrillavo, la scintigrafia ossea era sì compatibile ma non chiarissima. Quindi in definitiva, concludo, come mi è già successo di dire altre volte, sostanzialmente la diagnosi è avvenuta tramite la genetica, il test genetico che ha dimostrato la presenza di una amiloidosi da TTR mutata, fra l'altro, se posso aggiungere, che non ho mai visto nelle varie tavole che rappresentano le mutazioni presenti in Italia. Mi si dice che sia di origine scandinava, non so poi altro, né credo che poi sia più di tanto significativo. L'amiloidosi cardiaca ereditaria, in particolare da transtiretina, però è importante ricordare che ci sono anche altre forme geneticamente determinate di amiloidosi cardiaca che hanno le loro caratteristiche e complessità. Però se ci focalizziamo sulla forma da transtiretina, questa rappresenta circa il 20% delle forme totali legate alla transtiretina. La maggior parte dei pazienti, come certamente è già stato detto, hanno una forma non genetica, la cosiddetta forma wild type. I pazienti con la forma ereditaria hanno la cardiomiopatia nel contesto di una malattia francamente sistemica, quindi le problematiche connesse alla gestione di questi ammalati sono diverse perché spesso si associano manifestazioni neurologiche che comprendono sia una polineuropatia sensitivo-motoria sia un danno del sistema nervoso autonomo che rendono la malattia più difficile, direi, dal punto di vista sia dell'inquadramento, sia del monitoraggio, sia della gestione terapeutica. In aggiunta, i pazienti con amiloidosi cardiaca da transtiretina mutata possono avere problemi anche a livello oculare, renale e del tratto gastrointestinale, con un impatto talvolta drammatico sulla qualità di vita. Il fegato, diciamo che il trapiante epatico mi è servito solo per circa un annetto di tranquillità, poi è ripreso tutto normalmente, è riuscito il mio DNA a far produrre sia dagli occhi, dove ho avuto dei problemi di vista, ho dovuto fare delle vitrectomie in entrambi gli occhi, e poi inizia naturalmente il cervello, nel mio caso specifico, perché è una mutazione purtroppo full optional, che prevede anche appunto nel caso delle neuropatie un problema neuropatico, un problema cerebrale, un problema oculare, un problema al cuore di cardiomiopatia. Per il monitoraggio dell'amiloidosi cardiaca da transtiretina ereditaria, così come per tutte le altre forme di amiloidosi, è quindi imprescindibile un approccio multidisciplinare. Il monitoraggio dell'evoluzione della patologia da un punto di vista cardiologico deve sempre essere accompagnato dalla rivalutazione degli aspetti sistemici della malattia. La valutazione cardiologica è fondamentale e ha lo scopo sia di confermare il sospetto di interessamento cardiaco da parte della patologia e sia poi le valutazioni successive di impostare un follow-up e una valutazione di controllo. Oltre che per la malattia in sé è importante l'ecocardiografia anche per poter valutare se la terapia di supporto, ad esempio, fa il suo effetto, se è necessario implementarla, se è necessario fare delle valutazioni aggiuntive. Il paziente che arriva al centro fa sempre, se ha un interessamento cardiaco o un sospetto di interessamento cardiaco, fa sempre una valutazione ecocardiografica accompagnata dall'elettrocardiogramma. Poi in base alla valutazione clinica e agli esami decidiamo se fare una valutazione più approfondita mediante esami di secondo livello, possiamo indirizzare il paziente a una risonanza, lo indirizziamo alla scintigrafia se abbiamo necessità di raggiungere la diagnosi di amiloidosi da transtiretina. Altre valutazioni che possiamo fare e sono senz'altro utili anche applicare un monitoraggio Holter per registrare l'elettrocardiogramma nelle 24 ore in modo da avere informazioni importanti, ad esempio su delle aritmie misconosciute o nascoste. Infatti questi pazienti hanno un rischio, quando c'è un interessamento cardiaco, un rischio non basso di avere anche delle aritmie associate che meritano un trattamento specifico, per cui andare a scovarle prima che si manifestino in maniera cronica e quindi magari
solo transitoriamente durante un Holter è sicuramente importante per migliorare sia la condizione clinica del paziente sia la prognosi. Il paziente viene preso in carico al momento della diagnostica. Qualora venga diagnosticata una patologia di tipo amiloidotico, che sia genetica, che sia una patologia da TTR, che sia una patologia da amiloidosi AL, il paziente viene poi inserito in un percorso dedicato con gli altri specialisti del centro. Questo ha fatto sì che negli ultimi anni i nostri contatti, soprattutto con i cardiologi e con i medici di medicina nucleare, siano particolarmente intensi, proprio perché è una patologia multisistemica, quindi è fondamentale che l'approccio a questi pazienti sia multidisciplinare, non soltanto nella fase diagnostica, ma anche poi nel follow-up, perché adesso vi dicevo esistono dei farmaci molto importanti che hanno sicuramente un'efficacia e che però devono in qualche modo tener conto del coinvolgimento di più organi, e quindi il follow-up deve essere appunto l'approccio multidisciplinare in questi pazienti. Sicuramente la forma di amiloidosi da transtiretina è quella che prevede un interessamento cardiaco maggiore rispetto alla forma da catene leggere, nella quale osserviamo circa 2/3 di pazienti con coinvolgimento cardiaco. Viceversa, la forma da transtiretina prevede un rarissimo interessamento del tubo digerente, contrariamente a quanto si osserva nella forma da catene leggere, e addirittura potremmo ritenere eccezionale una localizzazione renale di una amiloidosi da catene leggere. Esistono delle differenze anche dal punto di vista della presentazione clinica. Sappiamo di certo che le forme da catene leggere si presentano con manifestazioni cliniche più importanti rispetto a quelle nelle forme di amiloidosi da transtiretina, nonostante poi la forma da transtiretina preveda un interessamento cardiaco a volte anche più importante dal punto di vista morfologico e anatomico. In modo particolare, per quanto riguarda l'amiloidosi AL, è ovvio che il responsabile del trattamento è sicuramente l'ematologo, però noi abbiamo una collaborazione stretta, non dico quotidiana, ma circa, con i nostri colleghi ematologi che ci chiedono periodicamente di rivedere i pazienti alla luce delle terapie, delle chemioterapie che effettuano, e quindi valutare non solo lo stato della frazione di gestione del ventricolo sinistro, il grado di compenso, le modifiche terapeutiche necessarie e conseguenti alla terapia che stanno facendo. Quindi è una collaborazione stretta, in modo particolare prevalentemente neurologica, senza ovviamente trascurare gli ematologi che sentiamo quotidianamente. Ecco. È una malattia sistemica che richiede un approccio olistico, cioè il case manager, che nel caso dell'amiloidosi da transtiretina, il cardiologo, deve sicuramente saper trattare la malattia dal punto di vista cardiovascolare, ma deve anche considerare la possibilità di un interessamento neurologico, di un interessamento nefrologico, e deve valutare lo stato nutrizionale del paziente, che ha un impatto sulla prognosi, e quindi deve saper far squadra con altri specialisti. Quindi un approccio olistico dove però il cardiologo non deve avere la presunzione di poter da solo trattare tutte le complicanze, deve saper collaborare con altri specialisti e creare un network che funzioni all'interno del centro affinché tutto si svolga rapidamente e con un continuo e costante comunicazione tra le varie figure professionali. Nel caso delle forme genetiche, poi, ci sono delle problematiche specifiche connesse all'ereditarietà. Un genitore affetto da un'amiloidosi da transtiretina mutata ha infatti il 50% di probabilità di trasmettere la mutazione a ogni figlio. La diagnosi ha quindi un impatto anche sugli altri membri della famiglia, rendendo necessario un approccio basato sul modello del counseling genetico. Anche questo viene fornito nel contesto di un'attività multidisciplinare con il consulente genetista, il clinico di riferimento. In caso di necessità è raccomandata anche l'eventuale interfaccia con uno psicologo, uno psichiatra che possa prendere in carico la situazione specifica del probando o della famiglia, quando l'impatto può avere delle implicazioni importanti dal punto di vista emotivo. Ho fatto un'indagine diagnostica di un test del DNA, addirittura da bambino, quando in Italia non si poteva nemmeno, non si aveva il DNA.
si doveva mandare i campioni di sangue negli Stati Uniti. Quindi è stato mandato, avevo circa 10 anni, i miei genitori hanno imparato che ero portatore, non me l'hanno mai detto, ho fatto successivamente un altro test del DNA, avevo circa 25 anni ed ho visto della positività a questa malattia. Devo dire che mi sono sentito in qualche modo, stupidamente forse, ma un po' in colpa, perché chiaramente sapevo di essere colpevole, ma mi sentivo in qualche modo in colpa perché comunque c'era da affrontare il problema dei familiari. Io non ho figli, ma comunque delle persone intorno nell'ambito familiare. Comunicare la mia situazione e iniziare anche per alcuni di loro un iter, il test genetico, per vedere se erano anche loro affetti o meno. E quindi mi sono sentito coinvolto, responsabile nei loro riguardi. Il problema dell'eventuale ereditarietà è però solo uno di quelli che possono influenzare negativamente la salute mentale di questi pazienti. Anche quando non c'è il rischio di trasmettere la patologia, come nel caso dei soggetti affetti dalla forma wild type, il burden psicologico a carico del paziente e dei suoi familiari può essere notevole. Laddove ci sia una situazione di maggiore criticità, una situazione in cui i medici si rendono conto che possono esserci dei comportamenti, delle frasi che possono far sospettare che il paziente possa aver bisogno anche di un tipo di supporto, quello che al momento noi offriamo al paziente è la possibilità di fare un colloquio o più di uno laddove ce ne sia la necessità per cercare di capire che cosa sta succedendo in modo da poi decidere insieme alla persona stessa qual è la soluzione che può essere più ottimale per lei. Io ho iniziato ad avere dei problemi nel 2008 con una patologia di tipo genetico, quindi avevo mamma, zia, nonna e cugina affetta dalla amiloidosi ereditaria e una patologia molto invalidante e che purtroppo ha portato nel mio caso alla morte di tutti quanti questi miei parenti affetti dall'amiloidosi. A 38 anni, come mia madre, mi sono trovato i primi problemi neurologici all'arto, al piede sinistro, che però è naturale che avevo all'epoca 2 bambini appena nati, uno di 6 mesi e uno di 2 anni, anche per loro ho deciso naturalmente di fare il possibile. E all'epoca non vi erano farmaci, sono stato sottoposto a trapiante epatico nel 2010 perché era l'unica cosa che si poteva fare. Fortunatamente, nell'arco di pochi anni lo scenario terapeutico di questa classe di patologie è poi totalmente cambiato. Prima sono arrivati dei farmaci efficaci per la forma prevalente interessamento neurologico. In seguito è stato sviluppato un trattamento in grado di ridurre la mortalità e migliorare la qualità di vita anche nei pazienti affetti dalla forma a interessamento cardiaco, sia wild type che ereditaria. Chiaramente con l'arrivo di una terapia con un accesso di market ha fatto sì che ci fosse un incremento dell'attenzione dei nostri colleghi negli ospedali periferici e anche di altre nature, quindi non solo cardiologi ma anche geriatri, medici interni, hanno incrementato la ricerca e l'attenzione verso questa patologia e ciò ha provocato un ulteriore incremento della diagnostica. Quindi di fatto questo è un momento estremamente interessante per questo tipo di patologia perché noi in questo momento possiamo cominciare a curarla efficacemente. Abbiamo attualmente in studio farmaci di seconda e terza generazione che ci auguriamo dimostrino una buona efficacia e che quindi verranno immessi nel mercato verosimilmente nei prossimi anni e queste saranno nuove opportunità terapeutiche per allargare le nostre chance di trattamento e di curare sempre meglio questa patologia. Non mi sarei mai aspettato, nemmeno nella più rosea delle situazioni, di vedere così tanta ricerca in tale direzione.
Fortunatamente vi sono un'infinità di aziende, soprattutto americane, piccole aziende americane che si stanno dedicando alla ricerca in queste forme di micropazienti, dove naturalmente il farmaco non è proprio del tutto a buon mercato, però insomma stanno dando dei risultati realmente eclatanti. Vi sono tantissimi farmaci, almeno 3-4 farmaci usciranno nei prossimi 3-4 anni, quindi è una cosa che mi dà tantissima sicurezza per il futuro, tantissima sicurezza per i miei figli che hanno ancora 15 anni prima, 15-20 anni prima di poter avere dei problemi di qualsiasi tipo di natura, solitamente, e un futuro decisamente roseo anche per tutti coloro che hanno una wild type. Con la crescente disponibilità di trattamenti, la vera sfida nella gestione dell'amiloidosi cardiaca da transtiretina è ora la tempestività della diagnosi. Poiché l'efficacia dei nuovi trattamenti è maggiore quando questi vengono iniziati in una fase precoce, la capacità di sospettare la presenza di questa patologia è diventata centrale. Identificare le red flags, quindi, e indirizzare il paziente al percorso corretto per la conferma della diagnosi. E poi trattare il paziente. Trattare il paziente verosimilmente con tutto quello che si ha a disposizione, quindi unendo le varie opzioni terapeutiche, quelle disponibili. Per ora c'è disponibile esclusivamente un farmaco per la cardiopatia amiloidotica che stabilizza questa proteina evitandone il precipitare nei tessuti, e poi ci sono altri farmaci che sono in corso utilizzati per la neuropatia e in corso di studi per la cardiopatia, invece, che proprio inibiscono sostanzialmente la sintesi della proteina a livello epatico. I progressi compiuti in ambito diagnostico e terapeutico hanno portato nel complesso a una migliore gestione dei pazienti con amiloidosi cardiaca da transtiretina. La disponibilità di un trattamento efficace per i pazienti con fenotipo cardiologico ha prodotto una maggiore consapevolezza della patologia e un crescente interesse nei suoi confronti. Solo fino a pochi anni fa, infatti, si contavano a livello nazionale non più di 2 o 3 centri in grado di fornire un'assistenza adeguata, costringendo i pazienti a viaggi estenuanti. I pochi centri gestivano i pazienti in 10 minuti, in maniera molto frettolosa, perché le code dei pazienti, sebbene fossero rare, comunque i centri erano decisamente pochi. E i pazienti arrivavano anche dalla Sicilia, da tutta Italia, facendo anche 1000 chilometri per potersi farsi visitare. Ora i servizi dedicati a questi pazienti sono molti di più e inoltre sono spesso organizzati in reti locali con centri di primo, secondo e terzo livello. Tuttavia, ancora oggi molti pazienti sono costretti a rivolgersi ad associazioni dedicate, come l'associazione FAMI, per poter ricevere l'assistenza migliore. Bisogna cercare di dare un aiuto come associazione, qualche volta anche di natura economica, perché vi sono trattamenti sì, ma queste persone talvolta non possono deambulare. Queste sono problematiche molto grosse che più avanti cercheremo di affrontare anche con gli stessi centri per una presa in carico del paziente a 360 gradi, perché il paziente non è solo un cuore pieno di amiloidosi o un problema neuropatico, un paziente è una persona che talvolta è depressa, talvolta è un problema enorme dal punto di vista economico, dal punto di vista lavorativo. Ci sono persone che non possono più lavorare, che si trovano senza una pensione o con una pensione misera di invalidità e hanno una famiglia. Talvolta sono le uniche persone che lavorano, cioè vanno aiutate in mille modi, vanno aiutate talvolta con le nostre poche risorse a livello economico, talvolta
cosa che i pazienti non sanno, possono essere avvicinarsi tantissimo ad un ospedale che cura l'amiloidosi molto vicino a casa propria. Io vivo vicino a Montecatini, andare a Firenze sono 1 ora e mezzo di macchina, ancora di più in treno con gli orari dei mezzi pubblici. E devo dire, grossolanamente mi trovo a fare 10-15 visite a Firenze l'anno, per un verso o un altro. Quindi comporta un certo impegno, non è, specie per chi come me al momento ormai è in pensione, non comporta più stravolgimenti quotidiani. Certo, immagino una persona in età lavorativa e con attività lavorative, questo insomma abbia un certo peso. E poi anche qui immagino e ipotizzo che se la mia situazione clinica dovesse peggiorare, è ovvio che si dovrà anche prevedibilmente ricorrere più facilmente alle strutture, accessi in ospedale e così via. Quindi mi auguro che questo avvenga il più tardi possibile, ma è un problema che indubbiamente si pone. Io quello che mi domandavo, seguendo mio marito negli ospedali, come mai l'assistenza medica si ferma cioè arriva fino a un certo punto, come se al parente stesso dicessero fai tu, vedi tu come organizzare e come sistemare la cosa. In molti casi sono i pazienti stessi, organizzati in gruppi e associazioni, a darsi supporto a vicenda, arrivando persino a fornire mezzi di trasporto e personale sanitario. Perché sono persone che, come dicevo, talvolta devono assumere per un paio di giorni un infermiere per poter essere accompagnati in ospedale, prendere semmai un aereo dall'Abruzzo a Roma per poter essere visitati. Tutte queste cose cerchiamo nella maggior parte dei casi di trovare delle soluzioni. Vi sono anche problemi gastrointestinali e questi pazienti hanno grossissime problematiche a muoversi. Solo un paziente con problemi gastrointestinali sa quanto è difficile potersi muoversi per ore da un posto all'altro. Talvolta vi è chi noleggia un camper e sono cose che vanno affrontate e vanno aiutati. Io come familiare di un paziente malato, a parte ho sofferto, ho dovuto lasciare mio figlio piccolo nelle mani dei miei genitori e seguire tutto l'iter sia burocratico, perché non vi dico quello che bisogna passare per avere anche una sola visita specialistica, cioè ne passano pure mesi. E su malattie come l'amiloidosi, che sia TTR, che sia AL, che sia qualsiasi tipo di sigla, non deve passare tempo, il tempo è prezioso, dunque non bisogna perdere tempo, non bisogna fare un iter lungo, ma bisogna avere un canale preferenziale dove le persone affette di malattie rare, che hanno una tempistica diversa da una persona che è malata di un altro tipo di malattia. Dunque io su questo combatto. Collaborazione tra ospedali, collaborazione tra medici e supporto psicologico ai familiari, perché siamo abbandonati. Il senso di abbandono è purtroppo molto frequente tra i pazienti affetti da malattie rare e i loro familiari, costretti a occuparsi in prima persona di patologie spesso misconosciute anche agli operatori che prestano loro assistenza. È soprattutto una forma di, chiamiamolo sconforto se vogliamo, al momento stesso in cui anche con medici capita spessissimo di citare l'amiloidosi e mediamente non la conosce nessuno. Da un annetto circa forse almeno cardiologi, almeno gli internisti incominciano forse a conoscerla, ma fino a un anno fa, nella mia personale esperienza, anche medici stimatissimi non sapevano in definitiva che cosa fossero. Al massimo ne avevano una idea molto vaga. E quindi si vive in una terra di nessuno dove questo è non conosciuto, e in questo credo di poter dire che il conforto, fra virgolette, di un'associazione di pazienti
con i quali insomma, c'è uno scambio di vedute, con i quali c'è modo di avere anche alcune novità che si stanno verificando nel tempo, è importante, molto importante. Quello che è importante nel mondo delle malattie rare è la cultura del sospetto, quello che noi spesso chiamiamo pensare raro o il cosiddetto mindset raro o il think rare, quello che gli autori anglosassoni definiscono think rare. Ebbene, questo è un concetto che deve entrare sempre di più nel momento in cui noi immaginiamo di promuovere tra gli specialisti, tra i medici di medicina generale, tra i pediatri, la cultura e la regola del sospetto, ovvero immaginare che tra tante malattie comuni ce ne possano essere alcune rare che devono essere sospettate e instradate verso quello che è il loro corretto percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale. Soprattutto nell'ambito delle malattie rare, la sfida di una diagnosi sempre più accurata e tempestiva passa inevitabilmente per una maggiore consapevolezza. Anche da questo punto di vista, tuttavia, le cose stanno cambiando. Perché vi sono anche centri, fortunatamente, come questo di Bologna, molto focalizzati, anzi hanno, da quello che ho capito, addirittura stanno controllando molti pazienti che poi a cui non viene riscontrata l'amiloidosi. Quindi questo vuol dire che c'è conoscenza anche al di fuori del centro di amiloidosi, vi sono tanti medici al di fuori dell'ambito bolognese che dubitano che il paziente possa avere questo tipo di malattia, mentre fino a pochi anni fa arrivavano solo dei pazienti conclamati, qui ad uno stadio dove quasi li avrei riconosciuti io. Quello dell'amiloidosi cardiaca è senza dubbio un ambito in cui il valore della ricerca scientifica è particolarmente evidente. Un vero e proprio esempio di collaborazione tra centri e ricercatori distribuiti in tutto il mondo, con risultati che hanno permesso ai pazienti affetti da queste patologie di guardare al futuro con maggiore fiducia. È indispensabile mantenere le connessioni con la ricerca e anche la clinica in tutto il mondo, proprio perché i pazienti con l'amiloidosi sono relativamente pochi, quindi noi li concentriamo qui, ma non siamo isolati e facciamo ricerca e discutiamo casi clinici con tutti gli altri centri per l'amiloidosi del mondo. Questo avviene all'interno dell'International Society of Amyloidosis, in cui veramente noi riusciamo a mettere tutto in comune e i risultati in breve sono che per noi è molto più facile fare ricerca perché sappiamo quello che avviene nel mondo e possiamo confrontarci immediatamente con i più grandi esperti del mondo. Quando riusciamo li aiutiamo noi, quando possiamo cerchiamo di essere aiutati noi da loro, ma è veramente una comunità molto bella e molto ben integrata. Una comunità in cui l'Italia è molto ben rappresentata. Alcuni dei maggiori esperti di amiloidosi cardiaca a livello globale, infatti, lavorano proprio nel nostro paese, i cui centri di ricerca dedicati hanno contribuito in modo determinante alla ricerca scientifica sulla diagnosi e il trattamento di questa patologia. Ci siamo resi conto, è una cosa importantissima, che i centri italiani sono all'avanguardia a livello mondiale. Quindi il primo dubbio è quando ti trovi di fronte a una patologia rara, soprattutto per come mi sono trovato io, senza un farmaco, con dei figli appena nati come altre persone, e chiedersi se in Italia non abbiamo le conoscenze, in altri paesi magari possono avere delle conoscenze ben più avanzate. Abbiamo fatto anche incontri a livello europeo, a livello mondiale con altre associazioni e ci siamo resi conto che siamo ad un livello di conoscenza molto elevato in Italia. In Italia ci sono infatti diversi centri che dispongono delle risorse necessarie in termini di competenze e tecnologie per arrivare a una diagnosi ed effettuare una presa in carico globale del paziente. Questi sono poi diventati dei punti di riferimento per gli ospedali locali e i servizi territoriali,
dando vita a reti che hanno migliorato drasticamente la capacità di diagnosi dell'intero sistema. Fondamentale in questo senso sarà aumentare ancora il grado di consapevolezza dei medici sull'amiloidosi cardiaca, in modo che tutti siano a conoscenza di quei campanelli d'allarme che permettono di ridurre il ritardo diagnostico e in ultima analisi aumentare la qualità e la quantità di vita di questi pazienti.